Ho visto l'AI risolvere un problema in 10 minuti che normalmente una persona impiegherebbe almeno 3 ore di lavoro e da quel momento mi sono fatto due domande, ragazzi. Ma conviene più investire in AI o pagare lo stipendio di una persona? E soprattutto, l'intelligenza artificiale sta mettendo a rischio la mia permanenza qui in Francia? Ogni giorno vedo l'AI scrivere centinaia di righe di codice che prima si scrivevano a mano. E vi dirò di più, queste righe di codice non contengono nemmeno errori. E allora il problema diventa: quanto costa davvero l'AI rispetto ad una persona? Per avere un metro di costo dell'intelligenza artificiale si usano i token, che sono dei gettoni che vengono consumati ogni volta che si fa una richiesta. Vi ricordate quando andavamo a giocare ai videogiochi nelle sale giochi? Noi inserivamo i gettoni e quando finivano andavamo a comprare gli altri per continuare a giocare. Con l'AI è la stessa cosa. Se finiscono i token non puoi fare altre richieste fin quando non ne compri altre. Perciò questi non sono uno stipendio fisso, ma sono costi variabili. Ed ecco che un'azienda inizia a farsi i calcoli e si domanda: ma quanto mi costa all'anno mantenere l'AI invece di pagare lo stipendio ad una persona? E allora ragazzi, onestamente, come mi fa sentire tutto questo? Non vi nascondo che sono un po' preoccupato per il futuro. Se posso darvi le mie previsioni, se un'intelligenza artificiale può fare in modo più rapido e bene le cose che facevamo prima a mano, allora questo pezzo del mestiere piano piano scomparirà. L'altra faccia della medaglia è: ma dove ci porterà davvero tutto questo progresso? Questa è una domanda che riguarda tutti, non solo chi fa l'informatico. C'è un vecchio racconto filosofico che mi è tornato in mente proprio pensando a questo. Vi ricordate la storia dell'eroe greco Teseo e del filo di Arianna? La nave con cui Teseo tornò vittoriosa da Atene fu conservata dalle Atenesi per secoli come monumento per la vittoria. Col tempo il legno della nave marciva e loro sostituivano le assi una alla volta per tenerla intatta, fino a quando dopo un po' di tempo non restò nemmeno una tavola che era originale. Il problema è: quella nave è ancora la nave di Teseo o è diventata un'altra cosa con lo stesso nome? Lo stesso sta succedendo per il lavoro, sta cambiando pezzo dopo pezzo. Quindi al lato pratico cosa vuol dire sta roba? I mestieri più sicuri di questi tempi sono quelli manuali. Idraulici, elettricisti, dentisti al momento sono salvi, almeno fino a quando non avremo produzione in massa di robot. Questo significa che l'AI è molto efficace a svolgere i compiti che vengono eseguiti seguendo una procedura, però è carente nel prendersi delle responsabilità. Queste devono essere sempre lasciate alle persone, che devono valutare se l'intelligenza artificiale ha fatto le cose per bene. Quello che manca all'AI è l'empatia, cioè fa fatica a capire il contesto. Se non sapete usare questi strumenti, ragazzi, vi troverete a prendere decisioni sbagliate. Ecco che si tratta di scrivere i prompt giusti, ma come troviamo il modo giusto per scriverli? Qui viene il bello. Il tempo che ci fa risparmiare l'AI lo utilizziamo per approfondire sempre di più la parte tecnica, per migliorare i prompt e risolvere il problema del contesto. La domanda più importante è: cos'è esattamente il mio valore? Ognuno di noi in questa società è abituato a definire il proprio valore in base a quello che produce. Però Kant diceva che nel mondo delle cose esistono due categorie: quelle che hanno un prezzo e quelle che hanno una dignità. Ciò che ha un prezzo si può sempre sostituire. Un lavoro, un prodotto, anche il talento più raro hanno comunque un prezzo, solo che un po' più alto. Se il mio valore fosse soltanto la produttività, allora avrei un prezzo e prima o poi ci sarà sempre qualcosa che costerà meno di me e che mi batterà. Il nostro valore non è quello che produciamo, non è il guadagno, perché alla fine tutto questo porta ad una frustrazione esistenziale dovuta alla mancanza di significato. E questo valore che appartiene ad ognuno di noi, nessuna AI potrà mai toccarlo. Ed è qui che battiamo l'intelligenza artificiale. E tornando alla domanda iniziale, se l'AI minaccia davvero la mia permanenza in Francia, non ho una risposta. So che la parte del lavoro che mi rende sostituibile è quella ripetitiva, cioè quella che l'AI fa meglio di me. Ma la parte che resta è proprio mia ed è lì che si gioca la partita se io possa restare o no. Ecco che mi sorge spontanea un'altra domanda: ma chi sono io quando non devo produrre qualcosa? Ora non ho una risposta pronta e breve, ma almeno adesso vi posso dare una strada dove cercarla. Cioè non guardate quello che producete o quello che volete ottenere, ma cercate cosa c'è dentro di voi e non c'è da nessun'altra parte. E voi al lavoro usate l'intelligenza artificiale? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, come al solito li leggerò e risponderò a tutti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!